Buongiorno, rieccoci di nuovo insieme sull'Italiano per tutti, step by step, per parlare insieme della forma di cortesia. Ma prima continuiamo a completare le frasi che ti ho assegnato la settimana passata con la giusta coniugazione del verbo essere e del verbo avere. Eravamo giunti alla frase numero 6, nella quale dobbiamo coniugare il verbo essere alla seconda persona del singolare. Tu sei Rita. Questi cani, maschile plurale, terza persona plurale, sono bellissimi. Giustamente la terminazione si accorda con il genere e il numero del soggetto. E lui, soggetto di terza persona singolare, di genere maschile, si accorda con la coniugazione del verbo è, un amico maschile singolare di Lisa. Complimenti, hai completato questo step. Il prossimo è rappresentato dal verbo avere. Nel primo caso, essendo il soggetto io, la coniugazione del verbo è evidentemente ho uno zio. Voi, seconda persona plurale, avete giocato a tennis. Noi abbiamo una macchina rossa. Andrea e Carlo hanno freddo. Lei ha una casa al mare. Tu hai 6 fratelli. Io e Luigi è un soggetto collettivo che equivale al pronome personale soggetto noi. Coniughiamo il verbo alla prima persona plurale. Io e Luigi abbiamo 33 anni. Lui, soggetto di terza persona singolare, maschile, ha telefonato ieri. E adesso arriviamo allo step rappresentato dalla forma di cortesia. Abbiamo infatti, nelle scorse lezioni, imparato a coniugare i verbi essere e avere, senza dubbio i verbi più utilizzati dagli italiani. E sappiamo anche costruire delle frasi che, sebbene siano corte e ridotte all'essenziale, hanno comunque un senso compiuto. Possiamo ormai usare questi verbi per chiedere, quindi per fare delle domande dirette al nostro interlocutore, ad esempio per conoscere il suo nome, la sua nazionalità, la sua professione, o per sapere semplicemente qualcosa in più di lui. Si tratta, come ti ho detto poco fa, di un discorso diretto. Il soggetto di ognuna di queste frasi è evidentemente tu, che ho scritto tra parentesi, perché come sai è possibile, anzi è consigliato nella pratica, ometterlo. Ma in Italia non potrai sempre utilizzare questo tipo di frasi, perché in certi casi saranno considerate un po' troppo informali e poco adatte al contesto. Rivolgendo questo tipo di frasi, si dice infatti che dai del tu al tuo interlocutore. Una cosa che in certi casi potrebbe essere vista o interpretata come una mancanza di rispetto. In alcuni casi è infatti più corretto rivolgersi al nostro interlocutore dandogli del lei. Ed è in questo caso che entra in gioco il pronome personale soggetto lei, che occupa insieme a lui e lei, che si scrive differentemente da questo, con la L minuscola, la terza persona singolare.
Oggi vedremo come utilizzare questo pronome per trasformare le frasi viste poco fa e renderle più formali e più adatte alla situazione, quindi al contesto e all'interlocutore. Dare del tu e dare del lei. Entrambe le forme sono importanti e devi saperle usare, perché questa distinzione esiste qualsiasi sia il verbo che vuoi utilizzare. Quindi non si limita solo a essere e avere. Diamo del lei, quindi usiamo quella che si chiama la forma di cortesia, coniugando il verbo alla terza persona singolare e usando il pronome lei. Se usiamo la forma di cortesia, la prima frase diventa quindi lei è Giulia. Analogamente alla seconda frase non posso più coniugare il verbo essere alla seconda persona singolare. Andava bene prima quando il soggetto era tu e quindi davo del tu all'interlocutore, ma adesso che voglio dare del lei dovrò coniugare il verbo alla terza persona singolare. Quindi analogamente alla prima frase il verbo corretto sarà è. Lei è spagnolo? Oppure lei è spagnola. Il soggetto lei è identico sia che ci rivolgiamo ad un interlocutore di sesso di genere maschile che ad uno di genere femminile. Ti ricordo, in ogni caso il numero sarà singolare. Questa forma di cortesia non vale per quando ci rivolgiamo ad un interlocutore collettivo. E la terza frase non sarà più tu sei cuoco o cuoca, ma lei è cuoco, cuoca. L'ultima frase, che era in precedenza tu hai figli, il verbo avere andrà coniugato questa volta alla terza persona singolare per accordarsi con il soggetto, quindi ha. Lei ha figli? Evidentemente a tutte queste domande l'interlocutore risponderà, se ne ha voglia, usando la prima persona singolare. Quindi dirà sì, sono Giulia, sì o no, sono spagnolo o no, oppure non sono spagnolo, sono cuoco o cuoca, sì, ho figli, oppure no, non ho figli. Come avrai notato, quando usiamo questa forma, sembra che parliamo ad un interlocutore di terza persona singolare di genere femminile. Ma attenzione, è importante distinguere il lei con la L maiuscola da quello con la L minuscola. Il primo, lei con la L maiuscola, si usa in un discorso diretto, quando ci rivolgiamo al nostro interlocutore in prima persona, quindi in modo diretto e senza intermediari. Il secondo, lei con la L minuscola, si usa invece quando parliamo al nostro interlocutore di un'altra persona, quindi di una terza persona. Per parlare in modo formale usiamo quindi lei con la L maiuscola. Se analizziamo l'origine di questa formula di cortesia, capiremo perché c'è questa somiglianza evidente tra lei con la L maiuscola e lei con la L minuscola. In passato, infatti, non ci si poteva rivolgere direttamente, in prima persona, al re, ai nobili e alle persone di una classe sociale più elevata rispetto alla nostra. Ancora qualche secolo fa,
un simile comportamento poteva comportare la condanna a morte dell'irrispettoso cittadino. Per evitare di rivolgersi al re e ai nobili in prima persona, si ricorreva all'appellativo di Sua Maestà, Sua Signoria, Sua Eccellenza e simili. Si diceva quindi Sua Maestà o Sua Signoria è spagnola, accordando l'aggettivo al soggetto, che è chiaramente di tipo femminile. La parola maestà, infatti, è femminile. In seguito, la differenza di classi sociali è formalmente venuta meno e allora è stato progressivamente sostituito Sua Maestà con il lei, mantenendo quindi la forma femminile che aveva in origine. Semplicemente, da quando si applica lei, è possibile rivolgersi a una donna o a un uomo, ma in quest'ultimo caso possiamo e dobbiamo anzi accordare l'aggettivo al genere dell'interlocutore. In realtà questo lei è l'evoluzione di voi, che si è usato per molti secoli in Italia e si continua a usare in alcune forme dialettali, soprattutto nelle regioni meridionali. Questo perché, se ci pensi bene, re e regine parlano di se stessi come noi, alla prima persona plurale. Dicono infatti noi siamo, noi abbiamo. Quindi, qualche secolo fa, era normale rivolgersi a loro, in maniera indiretta ovviamente, come se parlassimo ad un soggetto collettivo, quindi utilizzando la seconda persona del plurale, voi. In origine, infatti, la forma con cui rivolgersi alle persone di classe sociale più elevata era quella di Vostra Maestà, Vostra Signoria, Vostra Eccellenza. In seguito, probabilmente su modello spagnolo, il voi è stato progressivamente sostituito fino a giungere al pronome soggetto lei con la L maiuscola, te lo ricordo. Quindi diremo lei è spagnola o lei è spagnolo se parliamo a un uomo, ma il pronome soggetto rimane sempre alla forma lei con la L maiuscola che ricorda il femminile. Quando si usa questa formula di cortesia? Considerando l'origine storica di questa costruzione e l'evoluzione che ha subito durante i secoli, possiamo dire che oggi non esiste una regola precisa per utilizzarla. Prima si utilizzava per rivolgersi ad una persona appartenente ad una classe sociale superiore alla nostra, ma oggi in Italia non esiste più un sistema gerarchico di tipo feudale, con ferree divisioni in classi sociali. Quindi è venuta meno anche la regola su cui questa formula trovava fondamento. Oggi quindi non è preso più in considerazione il fattore rappresentato dalla differenza di classe sociale, ma sono presi in considerazione altri fattori, altri elementi. Ad esempio l'età dell'interlocutore in relazione a quella del parlante, oppure il grado di conoscenza che c'è tra di loro, oppure ancora il contesto generale della conversazione. Una grande differenza d'età in favore dell'interlocutore, o il fatto di non conoscerlo per niente, o di non conoscerlo abbastanza, o ancora il tipo di conversazione che stiamo svolgendo con colleghi che conosciamo di vista, ma con i quali ci limitiamo ad un saluto del genere buongiorno o arrivederci. Tutto ciò contribuisce a creare una certa distanza tra il parlante e il suo interlocutore, che può essere di tipo sociale o psicologica, che si riflette nella formula che dobbiamo utilizzare per rivolgerci a lui o a lei
Il mio consiglio è quello di iniziare una conversazione con uno sconosciuto dandogli del lei, salvo se c'è una grande differenza d'età in tuo favore. Ad esempio, non dare del lei ad un bambino o ad un adolescente. Pensiamo infatti al contesto scolastico. Nelle scuole elementari, dove il contesto è molto rilassato e amichevole, gli studenti danno del tu all'insegnante, che si chiama maestro, e il maestro o la maestra danno del tu agli studenti. Alle superiori invece il contesto è leggermente più formale, ma non troppo. Gli studenti iniziano a dare del lei all'insegnante, che chiamano professore, mentre il professore continua a dare del tu agli studenti. All'università le cose cambiano ancora. Gli studenti e l'insegnante, che questa volta si chiama docente, si danno reciprocamente del lei. Infatti gli studenti diventano più grandi, quindi la loro età aumenta, la loro maturità aumenta di conseguenza e il contesto diventa più formale. Non ci troviamo più infatti nella scuola dell'obbligo, ma chi va all'università lo fa per scelta, quindi per imparare una professione. Quindi, tirando le somme di tutto quello che ho detto finora, se avverti una grande distanza psicologica o sociale con il tuo interlocutore, sarà meglio dargli del lei. Agli italiani comunque piace molto dare del tu. Molti lo faranno spontaneamente, per farti sentire più a tuo agio e per ridurre le distanze tra di voi in modo da rendere il tono della conversazione meno freddo e più amichevole. In questo caso, approfittane e fai la stessa cosa anche tu. Se invece stai parlando da qualche minuto con una persona e ancora vi date del lei, prendi tu l'iniziativa e rivolgigli la fatidica domanda: ci diamo del tu? Alla quale penso che nessun italiano e italiana può resistere. La risposta è invariabilmente sì. E vedrai che da quel momento il tono della conversazione cambierà da così a così. Spero che ti sia chiaro adesso che cos'è la forma di cortesia e quando usarla. In ogni caso dipende da te, dalla tua personalità, da come ti senti in relazione al tuo interlocutore e da tanti altri fattori che imparerai poco a poco a considerare. Per oggi è tutto, ci vediamo tra 7 giorni per iniziare l'analisi della coniugazione dei verbi del primo gruppo, quelli con la terminazione are. Ripeti regolarmente il verbo essere e il verbo avere fino a memorizzarli completamente. A presto, buona giornata.